L'Abarth era un salotto nei confronti dell'azienda dove lavoravo prima. Uffici tutto pulito, tutti nuovi. Si vedeva che c'era la mano teutonica del capo. Mi fornirono subito un camice bianco che tutte le mattine lo trovavo pulito nell'armadietto sotto negli spogliatoi. E cominciai il mio lavoro di ufficio tecnico, prima solo a disegnare, poi dopo con il disegno, perché nei reparti corse funziona un po' così, no? L'ufficio tecnico si limita a tenere aggiornati i disegni o le modifiche che ci sono da fare. Ed è solo verso la fine dell'anno, dopo che le vetture hanno fatto una stagione, che si fa il punto per la vettura nuova oppure per l'aggiornamento, per lo sviluppo. Disegni il più delle volte incompleti, a volte anche solo schizzi da presentare in officina in modo da avviare i lavori. Quindi c'è un travaso continuo tra ufficio tecnico e officina. C'è sempre l'operatore che si lamenta che quel pezzo fatto in quel modo è troppo difficile da eseguire con le attrezzature che si hanno a disposizione, si arriva al compromesso, si adatta il disegno secondo senza nulla far perdere alla funzionalità. Quindi c'è questo e si impara, c'è da imparare, altro che. Quindi io passai il mio primo anno, neanche bene il primo anno, perché io fui assunto ad aprile, mi sembra, e già a settembre debuttava in una gara in salita, la Trento-Bondone, credo fosse, una vettura sulla quale io avevo partecipato non era forse una realizzazione completa, ma una trasformazione. Era quasi un viaggio premio, ma anche un modo per capire che cosa serve sul campo di gara. Cioè, quando si progetta una macchina, questa vettura deve essere facilmente gestibile, gli interventi devono essere molto rapidi, ci devono essere il minor numero di complicazioni per arrivare ad accedere a una regolazione. Se c'è una vite che serve a regolare il retrotreno e un'altra vite sull'avantreno, è bene che si usi la stessa chiave. Perché? Perché il meccanico, quando va sulla linea di partenza, in tasca, mette una sola chiave, cioè tutte queste cose. Sentire le lamentele oppure le osservazioni dei piloti, tutte cose che servono per eseguire al meglio possibile quello che di nuovo si farà. E dopo questa gara ce ne furono delle altre, cominciava a diventare parte del mio lavoro, quindi bellissimo, perché ufficio tecnico, officina e qualche gara, cosa si vuole di più? Abarth voleva qualcosa di più. Dice, ma come? Voi, le dava del voi disegnate le macchine, assistete ai montaggi, fate l'assistenza in pista e non volete guidare. Io mi ero rifiutato. Lui voleva che io guidassi una macchina. Ma non è che mi fosse passata la passione. Cioè, il motivo era da far risalire a parecchio tempo prima. Quando ero in Moretti, e i figli, insieme a un loro amico, avevano pensato di costruire dei go-kart ed era un mezzo abbastanza innovativo per quei tempi, per quegli anni. E io mi offrii per collaborare per quello che potevo fare, anche dare una mano a montare, disegnare. E non volevo niente, cioè mi intravedevo l'opportunità finalmente di mettere in pratica le mie doti da pilota. E questa possibilità l'ebbi in un circuito cittadino. Era quasi un debutto di questo go-kart, prima l'avevano provato i ragazzi loro, i figli di Moretti, e poi mi diedero questa opportunità. E lì capii quanto fossi veramente veloce, ma proprio veloce.
a togliermi di mezzo perché da destra a sinistra tutti mi volevano passare e lì capii che quello non sarebbe mai stato il mio mestiere. Fu veramente una grossa delusione, cioè io dormivo con la foto di Nuvolari sul comodino, per me era l'idolo, perché anche il mio insegnante di tecnica non era mica, cioè non bisognava avere un fisico particolare per fare il pilota, bisognava avere delle doti e quelle non si acquisiscono mica o si hanno nel DNA, io non le avevo. E fui così deluso che mi proposi di non toccare mai più il volante di una macchina da corsa, nemmeno per parcheggiarla. E così fu, io non ho mai, mi sono seduto dentro per dare una mano a fare lo spurgo dei freni, ma mai guidato una macchina da corsa. E Abarth invece era molto diverso. E Abarth avrebbe desiderato, secondo lui, probabilmente aveva anche ragione, essere anche pilota magari ti aiutava nella progettazione. Ma se uno non ha le doti è meglio che non lo faccia, che si affidi a chi lo sa fare bene, cosa che facevo io. Mi affidavo al collaudatore, al pilota, loro lo sapevano far bene quel mestiere lì e di cosa avevano bisogno per andare più forte. C'è descritto Abarth come una persona molto elegante, però sui campi di gara cambiava faccia. Diventava un animale da competizione. Mi ha raccontato che si nascondeva dietro le curve. Ah sì, ma lui lui aveva discussioni continue col pilota. Se poi superavano i giri diventava matto. In quei tempi c'erano i contagiri della Veglia, mi sembra che fossero, con la lancetta rattrappante, no? Che la lancetta dei giri conduceva un'altra lancetta che si fermava al regime massimo. E quelli c'era una vitina che veniva stretta con le pinze in modo che il pilota non riuscisse a svitarla. Però ce n'era uno, era Spichy, non so se l'avete mai sentito, era un pilota svizzero, un ricco pilota svizzero, molto veloce anche, e che aveva avuto un incidente da piccolo e gli erano rimaste solo le due dita, il pollice e l'indice, ma aveva una forza come fosse una pinza e lui faceva delle gare in salita, quando arrivava all'arrivo che vedeva che allora svitava, Abarth se ne è accorto, ha fatto fare un buco per piombarlo, ecco, di tutte queste cose, oppure si metteva appunto dietro una curva e... Perché studiava le traiettorie? Perché magari in una gara in salita, per esempio, il pilota scendeva e non aveva fatto un gran tempo, allora si lamentava, sì, è il motore che non rende abbastanza, allora lui lo rimbeccava, come non rende abbastanza? Voi frenate 10 metri prima di quelli che vanno forte e date gas 10 metri dopo, avete bisogno di un piede più pesante, mica di più cavalli. E la storia del posacenere nella sua macchina dall'elettrauto? Ah sì, cioè lui aveva un ricco parco macchine nel reparto esperienze, no? E tra queste macchine ce n'era qualcuna di sua produzione, ma ce n'erano un paio anche, le ammiraglie le chiamavano, una era l'Andrea Doria e l'altra la Conte Biancamano, mi sembra. Erano due vetture su autotelaio 2003 S, che la Fiat produceva il 2003 S Coupé, che Abarth aveva come appalto il collaudo di tutta la produzione cioè oltre a fornire gli scarichi, i carburatori, non so, il volante, qualche altra componente, faceva anche era obbligatorio fare di queste macchine un collaudo su strada. E un giorno lo sentimmo entrare, lui quando arrivava in prossimità dell'azienda dava 2 colpi di clacson e il custode faceva una corsa e veniva a aprire il portone del reparto esperienze dove lui parcheggiava la sua macchina, poi di lì andava in ufficio. Quel mattino lì lo sentimmo stravanzare continuamente, entrò dentro al reparto esperienza a ruote inchiodate, poi scese sbattendo la porta. Voglio sapere chi è stato.
E salendo i gradini, c'erano un po' di gradini per andare nel suo ufficio, a 2 per volta, mandatemi Colucci. Colucci era il mio capo reparto. Ci guardammo tutti in faccia, ma che cavolo sarà mai successo? Venimmo a saperlo poi un po' più tardi. Era successo che la macchina con cui era arrivato l'aveva ritirata da poco dall'elettrauto dove era stata portata per una riparazione alla radio o qualcosa del genere. E il meccanico che fumava aveva spento la cicca e poi l'ha messa nel posacenere. Dove la deve mettere? No, giusto mettere. Ma lui non sapeva. Hubbard non entrava in macchina se prima non si infilava i guanti, aveva 2 guanti, un paio di guanti giallini di pelle sottilissima che se li faceva mandare dall'Inghilterra, e i tappi nelle orecchie, quei tappeti gialli, gomma piuma cera, no? E anche quel mattino lì si era infilato i guanti. Poca sensibilità aveva pescato dal posacenere e anziché il tappo delle orecchie si era messo la cicca nell'orecchio e di lì era venuto fuori. Ma il finimondo perché lui pensava che la riparazione l'avessero fatta in azienda, che quindi il meccanico fosse uno di quelli lì. Invece il record con la monoposto 2000? C'era la possibilità di eseguire di fare dei record con delle vetture monoposto con un abitacolino esiguo, e lui era un po' e ha dovuto perdere 30 kg per poter entrare nella macchina. E non era mica più tanto un giovanotto, era vicino alla sessantina, perché aveva pensato di legare il suo nome a cosa che non aveva fatto in precedenza, di legare il suo nome a questi record. Erano record di accelerazione, mi sembra sul quarto di miglio e sul mezzo chilometro, con 2 categorie che avevano una sigla. Una era per vetture di 1000 di cilindrata, sempre monoposto, e l'altra di 2000 di cilindrata. Il giorno con la vettura piccola i record andarono, le prove andarono bene, i record furono battuti, e il secondo giorno con l'altra, con il 2 litri, e 2 litri era una macchina molto strana perché aveva il motore fuoribordo. Fuoribordo vuol dire il motore a sbalzo dietro all'asse posteriore, questo per dare il maggior peso possibile sulle ruote trainanti, che erano delle ruotone enormi, invece davanti c'erano delle ruote, un po' un dragster, ecco. E in uno dei passaggi, si facevano prima dei passaggi preliminari, si era a Monza, la parte di fronte ai box, quella sotto le tribune, ma il tratto era quello più accostato alla protezione, non so se era muretto o guardrail, in modo tale che fosse protetto anche dalle correnti d'aria che potevano disturbare, quindi penalizzare un po' la prestazione. In uno di questi passaggi, nel momento di fare la retromarcia, perché per alleggerire la vettura al massimo si era tolta anche la retromarcia, e nel cambio solo i rapporti che servivano per arrivare a quella velocità. Normalmente veniva fatto a spinta dai meccanici questa retromarcia, questa inversione di marcia. E lui volle farla facendo un testacoda, e come diede gas la vettura si sollevò, quasi lo sterzo diventò insensibile e andò a sbattere rovinosamente contro la protezione. Sembrava un bimbo al quale si fosse... Non l'ho mai visto così affranto, così contrito. E noi lo rassicurammo, sapevamo quello che ci attendeva, dicendogli adesso la carichiamo subito la macchina, la portiamo a Torino in fabbrica per rimetterla a posto, e domattina lei ritenta. Non disse niente, ma bastò l'espressione, ecco, per gratificarci. Non è vero che non disse niente, a me disse: voi venite in macchina con me così venite a organizzare il lavoro. Per me era una tribolazione, sapendo che ero già stato altre volte con Hubbard, era un irruento incredibile in macchina. Io avevo paura, ecco.
e non disse una parola finché arrivò a Torino, guidò.